Uella, bentornati! Avete passato una buona estate? Siete carichi per i nuovi progetti che ho in mente? Intanto vi ringrazio per la partecipazione al torneo tra personaggi che abbiamo fatto su Instagram. È stato divertente. Riprendendo i nostri vecchi discorsi, mi sono detto perché non cominciare anche con il POV di Fiddler? Per chi non lo sapesse, Fiddler non è altro che il violinista, uno dei migliori personaggi dell'intero ciclo dei caduti, ma tutto ciò che di bello conosciamo su di lui parte proprio da questo romanzo. In questa puntata vedremo le sue gesta dal capitolo 1 al capitolo 7 del libro La dimora fantasma. Pronti? Mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e partiamo! Sul finire del primo capitolo fa la sua comparsa questo filone che precisamente vede come protagonisti Crocus, Apsalar, Calam e Fiddler. Se ben ricordate, gli ultimi due si sono staccati dal resto degli Arsori di Ponti con il nobile scopo di portare a casa la ragazza. Piccolo recap: Apsalar è stata posseduta da Cotillon a It-Kokan su Kontali. Si è arruolato con il nome di Dolente nella squadra di Whiskey Jack con l'obiettivo di arrivare il più vicino possibile all'imperatrice, ma sul suo cammino ha incontrato Anoman Rake che ha costretto gli dei dell'ombra ad abbandonarla. Ha fatto amicizia con Crocus, ha preso il nome di Apsalar e ora è piuttosto confusa, poveretta. Bene, ora che abbiamo fatto il quadro della situa, ritroviamo la nostra squadra su un peschereccio a nord del continente di 7 città. Beh, ma non dovevano andare a Kontali? Certo, ma Calam e Fiddler sono due figli di... sono Arsori di Ponti, che ci vuoi fare? Erickson fortunatamente per una volta non fa il misterioso e ci dice da subito cosa passa per la testa di questi due pazzi. E la spiegazione è questa: Calam tenterà di assassinare l'imperatrice, ma per farlo deve passare da 7 città perché il subcontinente sta per insorgere contro l'impero stesso. Accidenti, iniziamo col botto. Ben, lo svelto è ovviamente coinvolto nella congiura contro l'Asin, perciò sarà a disposizione dell'amico sicario per aiutarlo da remoto. Vi ricordo che Ben è rimasto a Genabakis con lo squadrone e forse ora riusciamo a spiegarci alcuni suoi particolari comportamenti sul finire del primo libro. Stava già organizzando questo piano malefico. Comunque c'è ancora qualcosa che non sappiamo, o meglio che Fiddler non sa, perché dice chiaramente che i suoi compagni hanno macchinato qualcosa senza di lui. Nel mentre abbiamo un background molto interessante su Calam. Era un pugnale di un Falad, cioè di uno dei 7 santi governanti di una delle 7 città sante. Inoltre l'artiglio gli aveva affidato il comando di una mano, un'intera squadra. Perciò Calam è un sicario professionista. Inoltre ci vengono date alcune strane informazioni sul passato degli Arsori di Ponti quando si trovarono su questo polveroso continente. Dovremmo però riparlarne perché non ne sappiamo ancora abbastanza. Mi è piaciuta la descrizione che Fiddler fa del continente sul quale stanno per sbarcare. Una terra arida, desolata, piena di mosche, dove la gente sorride solo per annunciarti che sta per ucciderti. Beh, non mi sembra molto contento di tornarci, vero? Poi fa un'altra riflessione. Dei vecchi compagni mi è rimasto solo Calam, che chiama a casa quella terra che ci aspetta e sorride prima di uccidere. Mi ha fatto immediatamente sorridere. Ci rendiamo conto in questo modo di come il protagonista del POV vede il proprio compagno di 1000 avventure. Si parlano con lo sguardo, si capiscono al volo. Che forte! Ragazzi, gli Arsori di Ponti sono tornati! Della scena del Rabi non voglio parlarvi più di tanto, è stata messa lì più che altro per introdurre la nuova situazione e devo dire che fa il suo lavoro egregiamente. L'unica cosa su cui è bene focalizzare l'attenzione è che il mostro marino è un Soul Taken, quindi facciamo la conoscenza, seppur breve, di un altro di questi potenti esseri. Da notare che Soul Taken e Divers portano con sé un forte odore pungente di spezia. Teniamo a mente.
Nuova situazione nel secondo capitolo. I ragazzi sono sbarcati e arrivati nella città di Erlithan, a nord del continente. Sono lì già da qualche giorno e il clima non è dei migliori. Le spade rosse stanno attaccando indiscriminatamente la popolazione con lo scopo di eliminare i seguaci di Drina. In tutto ciò, Fiddler è finito in mezzo a una carneficina travestito da Graal e per poco non ci rimette le penne. Nella confusione il violinista vede due ragazzine che vengono rapite, perciò si adopera e riesce a salvarle in cambio di denaro. Nell'accompagnarle a casa trova la gratitudine del nonno delle bambine, un evocatore di spiriti Tanno di nome Kimlock. Il vecchio regala a Fiddler una conchiglia per dargli protezione dopo averlo scoperto come Malazan e arsore di ponti. Parlandone con Kalam, anche quest'ultimo conferma di aver notato segni premonitori di ribellione in tutta la città. La convergenza come la rivolta contro i Malazan sono ormai vicine. Ecco che il sicario ha un'idea pericolosa per far traballare il trono di Lasin. Consegnare personalmente il libro di Drina nelle mani di Shaik, così che la ribellione possa avere inizio. Il violinista è favorevole alla ribellione, ma è anche convinto che se sono loro a farla partire, potrebbero essere accusati di tradimento. Sono ancora soldati, in effetti. La lite tra i due arsori di ponti ha portato alla divisione del gruppo. Kalam se n'è andato preferendo proseguire da solo. Fiddler spiega la situazione delicata a Crocus, dicendogli che c'è un'altra via che può condurre a Unta, diversa da quella classica via mare e poi via terra, ed è per quello che si trovano a 7 città. Ed emerge anche il piano di riserva di Kalam, fare in modo che Apsalar arrivi a Lasin se lui non ce la fa, con la speranza che possa indossare di nuovo i panni dell'assassina come è stato fino a pochi mesi prima a causa di Cotillon. La mattina seguente il piccolo gruppetto è in partenza e per riuscire a superare i controlli da parte delle poche guardie cittadine rimaste, ma soprattutto per non essere vittime dei banditi, Fiddler mantiene il travestimento da guida Graal, mentre Apsalar e Crocus fingono di essere sposi novelli in pellegrinaggio nelle città sante. In uscita dalla città capiscono che probabilmente Kalam è stato tradito poiché le spade rosse stanno cercando un tizio che potrebbe essere lui. Quasi una settimana di noioso cammino dopo, il gruppo si trova alle porte di Gdanisban quando una guardia si mette davanti a Fiddler impedendogli di passare e sputando tra le zampe del cavallo dello zappatore. L'animale lo afferra tra le mandibole strappandogli la carne dalle guance, dal naso e dalle labbra. Una scena tanto disgustosa quanto epica. Scopriamo che la città è inaccessibile perché sta avvenendo un'epurazione contro i nobili Malazan che ci vivono dentro e che saranno giustiziati il giorno seguente. Il violinista guida gli sposini dentro le mura dove cominciano a vedere gruppi armati in lontananza, cadaveri per le strade e segni di combattimenti. Per salvare una ragazza in difficoltà sono costretti a combattere tutti e tre e qui vengono fuori sia le abilità di Crocus che quelle assopite di Apsalar. Proprio su di lei vorrei soffermarmi perché qui avviene qualcosa di molto particolare. Vedendo il massacro di civili Malazan, la ragazza ricorda di quando furono i cittadini di Aren ad avere la peggio a causa dei Tlanimas, diversi anni prima. Afferma che non è stato l'imperatore, bensì Surly, l'attuale Lasin, a mandare i non morti a conquistare la città. Inoltre, Apsalar dice di aver litigato pesantemente con Surly in proposito. Ecco, ovviamente qui è palese che non sono i ricordi della pescatrice ad emergere, ma quelli di Cotillon, patrono dei sicari che la possedeva. E Fiddler fa subito il collegamento, non Cotillon, ma Dancer, il danzatore, ovvero il braccio destro dell'imperatore. Quindi i due non sono stati assassinati da Lasin, sono ascesi come trono d'ombra e Cotillon, cominciando a progettare la vendetta contro la nuova regnante dal piccolo villaggio di Itkokan. Spero di essermi spiegato chiaramente. Se così non fosse, scrivetemi nei commenti le vostre domande. C'è poco da dire, questo passaggio è tanto fondamentale quanto confuso. Escono dalla città, dalla porta a sud, lasciandosi alle spalle il terribile massacro compiuto dai ribelli. Non fanno nemmeno in tempo a tirare un sospiro di sollievo che notano una nuvola di polvere al loro inseguimento. La tribù dei Graal.
I nostri eroi si lanciano nel deserto affrontando il vortice con la speranza di allontanare i Graal che vogliono conoscere il famoso disertore con il cavallo pazzo, il violinista, si intende. Crocus e compagni si imbattono in una strada lastricata molto particolare, sembra quasi fuori posto a 7 città. Viaggia dritta come una freccia. E qui Fiddler ricorda le parole di Ben lo svelto. La pista conduce al cuore di Raraku, la casa Zat chiamata Tremorlor. Ma non c'è tempo per pensare. Gli inseguitori li hanno raggiunti. Le munizioni Morant fanno il loro dovere aprendo un varco sulla via, ma altri giungeranno di lì a poco. La scena successiva è una delle più confuse ma belle di tutto il libro, una di quelle che vorrei assolutamente vedere al cinema. Chiudete gli occhi, immaginate di trovare Apsalar, Crocus e il violinista dopo diverse ore a cavallo che si tengono in sella a fatica, stanchi e pieni di polvere, tesi per lo scontro che avverrà da un momento all'altro, mentre sentono da chissà quanto tempo una battaglia bestiale che va avanti lì accanto a loro. E all'improvviso arrivano tutti. Graal, orsi Soltaken e cose volanti. Il duello ha inizio ma non si capisce nulla, si tenta semplicemente di respingere ciò che arriva, ondata dopo ondata. Fiddler rimane ferito alla caviglia, Crocus è spaesato e confuso e Apsalar cerca di combattere come può. Arriva lui, il divers per eccellenza, Grillen, la distesa infinita di ratti. Per fortuna per i nostri amici arrivano loro, Mappo e Icarium. Yuhu! Si ergono a difensori degli umani e cacciano Grillen. Basta qualche parola detta dallo Yagi in effetti. È così tanto temuto? Fiddler perde conoscenza e noi chiudiamo gli occhi con lui sulla scena del massacro. Vedremo le successive gesta di Fiddler assieme a quelle di Mappo nei prossimi episodi. Ragazze e ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Lasciatemi nei commenti le vostre impressioni, qualcosa che vi è piaciuto di più o di meno che ho dimenticato. Nel link tree in descrizione trovate i miei profili social, la lista dei desideri se voleste farmi un piccolo regalo a forma di libro e la mia pagina Ko-fi se volete lasciarmi l'equivalente di un caffè. Grazie a chi sta facendo qualche donazione, anche piccola per me è molto importante. Noi ci si vede alla prossima. Mangiate le verdure. Ciao ciao!